Aspetta, wait. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube, il canale YouTube che coinvolge tutte le donne che amano le borse originali, e stiamo diventando sempre di più, e questa cosa mette tanta ansia perché poi le aspettative, e io che sono una che soffre di ansia da prestazione, so che è una cosa un po' maschile, però insomma io in questo mi ci ritrovo tanto. Soffro d'ansia da prestazione, diventando in tanti occhi che mi guardano, state diventando più esperte di me, chi guarda la tintura, chi guarda, mi consigliate 1001 brand, e questa cosa insomma diventa veramente impegnativa. Io che sono anche pigra, oltre ad avere l'ansia da prestazione, ho anche dei difetti in tutto questo, però non ve li voglio... Ah, il telefono, metto la suoneria, tolgo la suoneria, aspetta. Anche dei difetti, dicevo, oltre a dimenticarmi di togliere la suoneria al telefono. E in questo video andremo a parlare di una borsa che ho pagato 100 euro, che costava 300 euro, è una borsa zaino di pelle che però adesso, quando sono andata a cercare informazioni, costa 89 euro, siamo in periodo di saldi, spero che tu possa comprarla a 89 euro se presente ancora sul sito, anche se sta cosa mi fa un po' strano. È una borsa Elisendra, ovviamente sbaglierò sicuramente il nome, ma ti racconto tutto dopo la sigla. Mentre stavo guardando un attimino la borsa e tutto il resto, voglio dirti due piccole cose, visto che è passato un po' di tempo da quando ho registrato questi video. Ero a Giromaniche, insomma, un po' di abbronzatura, non tanta perché io sono molto come le principesse, non mi abbronzo, melanina zero. Quindi detto questo, voglio cominciarti a dire che ci saranno un po' di novità, perché ho pensato ad un piccolo progetto, sto cercando di sviluppare, anzi ti dico già che sto per registrare dei video, sarà una piccola miniserie in cui ripercorreremo tutti questi 3 anni di canale YouTube. Mi sento già un po' vecchia, e cerchiamo attraverso questo ripercorrere insieme tutte le fasi del mio canale YouTube. Ti parlo di un progetto che voglio finalizzare, insomma che voglio utilizzare per coinvolgervi e darmi una mano in questa ardua e continua battaglia contro le borse contraffatte, contro la mentalità di comprare prodotti contraffatti, e portare avanti il Made in Italy, il Made in Napoli e tutto quello che di buono c'è dietro l'acquisto delle borse e dietro il lavoro che terzisti come me e tanti altri portano avanti. Per questo ti ricordo che questo video non è sponsorizzato, non prendo soldi dalle lobby delle borse originali, non vengo pagata per parlare bene o male, perché fa tutto parte delle mie opinioni e con un po' ovviamente di esperienza dettata da qualche annetto, ma pochi, perché ovviamente avendo 16 anni non ho molta esperienza, quindi lungi da me voler offendere gli artigiani, e che c'è stato qualcuno che ha detto ma tu, ma no, le mie sono opinioni, punti di vista che cerco ovviamente, come fanno con me, di sottolineare dei punti giusti o sbagliati. Io cerco di fare con gli altri perché sono convinta che il mondo così migliori. Detto questo e fatta tutto questo preambolo che ti avrà anche un po' annoiato, andiamoci a guardare questa borsa. E ti ho detto ho pagato 100 euro, adesso costa 89, costava 300 euro, e spero che tu possa comprarla a 50 euro, che poi magari, che ne so, mentre esce il video riesci a comprarla al minor prezzo. La cosa che mi ha fatto, era una borsa che mi avete suggerito in tante, un tipo di brand, perché gira tantissimo su Instagram, e quindi passando molto tempo su Instagram, perché lo utilizzo quasi come chat di YouTube, per dire, dove ci scriviamo tante cose eccetera, vedo le sponsorizzate e mi ha incuriosito, perché non ho questo amore spropositato per gli zaini, anche se li sto rivalutando come sto rivalutando le borse piccoline, però mi ha incuriosito. Come al solito, sarà che le modelle sono più secche, più alte eccetera, pensavo fosse un po' più grande,
però andiamoci a guardare un po' le cose. Il modello è questo qui, arrivato e adesso esce, che mi ricordo come si chiama, esce, come si chiama quella, Greta, la Greta che me, ma perché? A parte che mi sa tanto di ingrosso ed è un segno indicativo, perché sono andata a cercare le informazioni su questo brand e gira e rigira su Google, attraverso i social e tutto il resto. In realtà questo, più che una storia, è un brand inteso come prodotto, per cui c'è poco di storia, nel senso che sono andata a vedere ed ho comprato anche una borsa sempre appartenente al creatore di questo brand. Fa parte praticamente di una società che ha creato più di un brand e a seconda poi se ho ben capito, però in questo aiutatemi se avete informazioni in merito, a seconda un po' dello stile a cui fanno riferimento, hanno creato diversi brand, e quindi più avanti troverai anche un altro brand e mi dirai: ah, Anni, ma avevi parlato di quella società, insomma, eccetera. Questo è un brand nato proprio modello in grosso, cioè creano dei modelli, li vendono in più canali, però a marchio Elisendra. Qui mi dice Elisendra, sì. Qui mi dice Made in Italy, artigianato, prodotto artigianato fiorentino. All'interno c'è scritto prodotto confezionato artigianalmente, progettato e realizzato all'interno della nostra azienda. E questa è una cosa figa. Quello che non sono riuscita a capire, se loro sono terzisti come faccio io o producono, hanno la fabbrica, l'azienda solo che produce prodotti loro. Sono curiosa e vediamo se poi nell'articolo che scriverò sul blog ci saranno tutte queste informazioni. Il colore è un colore Blue Navy che ho preso ed è una pelle martellata e la borsa è questa. All'interno della scatola c'è anche questa flanellina, andiamola ad aprire giusto per vedere se è logata, no, una flanellina semplicissima, insomma molto cheap. Da questo punto di vista comincio a guardare i dettagli, c'è una lampo sul lato superiore, ci deve essere una tracolla interna, perché quello che mi ha colpito è stato proprio il manico tracolla, insomma, che ci sono tutte queste borse. Questa lampo è un po', diciamo, una lampo non finta, però veramente ci va niente, perché è un taschino proprio, sai, di quelli là piccini. Vado ad aprire lo zaino da questo punto di vista e appunto esce, eccola qui, manico tracolla che andiamo a mettere proprio qui su. Nel frattempo la svuoto anche, contiene più carte di quanto è grande la borsa, però mantiene. Andiamo a leggere e poi verifichiamo se quello che c'è scritto sul sito web corrisponde alla realtà. Esterno in pelle martellata, doppi lacci imbottiti, chiusura con zip, lavorazione a cucitura tono su tono, unico scomparto interno, tasca interna porta oggetti e smartphone, genuine leather, made in Italy, stampato a caldo, larghezza 29 cm per 30 di altezza, profondità 13 cm. Ovviamente, eccomi qui, ovviamente non andremo a misurarla, ma vado per un intuito che le misure siano quelle. Mi dice unico scomparto interno ed è verissimo. Per quanto riguarda la pelle martellata, è questo tipo di pelle come se avesse le rughette piccoline, che a me fa impazzire, perché è un tipo di pellame che mio padre usava tantissimo quando facevamo i nostri prodotti, perché era un tipo di pellame che a lui piaceva tanto per gli articoli da uomo, perché quando si ammorbidisce acquisisce le forme che gli si dà. È un tipo di pellame che col tempo tende a migliorare ancora di più. Poi vedremo, ovviamente la utilizzerò, ma la borsa già di primo proprio impatto non risulta male. Le cuciture tono su tono è giusto, cioè significa che è lo stesso colore in pratica della pelle.
e quindi non fa contrasto. Idem per la tintura, è un tono su tono, ha questa zip grande che chiude in maniera simpatica lo zaino, perché normalmente noi siamo abituati alle chiusure degli zaini con dei lacci o comunque la chiusura classica. Questa apertura così ha due funzionalità positive. La prima è che puoi guardare all'interno completamente, questa è una cosa figa perché è difficile a volte trovare negli zaini le cose. Seconda cosa è che chiudendosi completamente tende ad essere anche perché ci puoi mettere, per dire, un lucchetto, e quindi viaggiando, se si viaggia o ci si sposta spesso con i mezzi pubblici, questa cosa può evitare che ci infilino la manina dentro dei malcapitati, o comunque un ottimo sistema. Ha questa presina un po' piccina, secondo me si poteva fare un po' più larga, perché è vero che non è che uno lo deve portare a mano così, però è veramente solo quasi da appendere. Per quanto riguarda questo manico, me lo aspettavo un po' più lungo, ma ci sta perché comincio a toccarlo, non gratta assolutamente, quindi devo dire che per me la tintura, guardando anche i bordi, è bella asciutta. Gli spallacci sono imbottiti, anche se non si vede, però si vede un po' dalla doppiezza, ma non fa quel bombé, ed è una cosa che mi piace. Sono regolabili in maniera molto semplice, che sai, io sono molto pigra e questa cosa è figa. Vediamo, calzato. Per quanto riguarda la tintura, dicevo, per me il voto è 4,5, quindi tintura ok. Sto guardando, guardavo anche queste taschine laterali, vediamo la profondità. Ovviamente di queste tasche ci puoi mettere l'accendino e le sigarette, praticamente. Nel mio caso magari qualche penna, è difficile anche, cioè, mettere oggetti troppo piccoli anche no, perché poi è difficile infilarci le mani dentro e recuperarle. Ha la tasca sia a destra che a sinistra, quindi biglietti degli autobus, chiavi di casa, che non è una cosa da poco. Ha un ulteriore, zip ovunque, ne ho speso più di zip che del resto, fanno un po' di problemi ad aprirsi. Ecco qui un'altra zip posteriore dove possiamo mettere ad esempio il telefono. Per le cuciture il mio voto è 4,5. Guardavo le dimensioni, da questo lato qui ci sono poi questi due taschini così. Per le rifiniture non trovo fili, non ci sono cose fuori posto, anche sotto. Mi piace molto questo bordino, devo essere sincera, il bordino sarebbe questa parte bombé, a me come tipo decorativo, perché poi alla fine è quello, a me piace tanto. Il mio voto è 4. Per la valutazione qualità-prezzo, ho pagato 100 euro, se la riesce a pagare pure di meno, il mio voto è 5. Per l'utilità io penso che sia un bel 4,5, perché mi sa che la riempirò, però ovviamente questa la utilizzo e poi ti farò vedere. Quindi io mi sento di promuovere questa borsa, sono curiosissima di sapere che cosa hanno pensato dietro alla creazione di questo brand, chi c'è poi dietro la creazione di questo brand. Approfondirò tutto sul blog, se riuscirò a trovare delle informazioni. Ovviamente se qualcuno ha delle informazioni può scrivermelo qui su Instagram o su Messenger, o venire a Napoli, fare un pranzo con me o andare a mangiare una sfogliatella. Insomma, quello che vuoi fare facciamo, mettiamola così. E ti ricordo che, e ora viene la parte tragica, non volevo dirtelo, ma è davvero brutto se tu continui a seguirmi, a supportarmi e a non iscriverti al canale o a condividere i miei video con le tue amiche, per fare in modo che diventiamo sempre di più e diciamo sempre di più no alla contraffazione, sì alle borse originali. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella!